parlare di come funziona, sempre a mie parole, perché non è che sono, cioè io ho visto, ho un po' studiato il sistema, però è chiaro che non è che sono un professionista su questa cosa qui, allora va presa sempre all'incirca e in questo modo qua. Allora, come funziona il sistema pensionistico in Austria? Dato che io lavoro in Austria, vi volevo spiegare come funzionava il sistema pensionistico austriaco. Allora, il sistema pensionistico austriaco in un certo senso è simile a quello italiano, è contributivo, cioè cosa vuol dire? Quello che tu versi avrai in una futura pensione. Allora, grosso modo viene calcolato così, no grosso modo, comunque viene calcolato così. Allora, prendano il tuo guadagno lordo annuo e ci sottraggano l'1,78% di questo montante, diciamo montante che abbiamo, il lordo che abbiamo guadagnato noi. Ora io faccio un esempio così, allora diciamo che il mio lordo, dato che lavoro io in Austria, sia di 30.000 euro annui. Allora ci sottraggo questi l'1,78% che va nel fondo pensione e praticamente sono 535 euro circa annui, e questo mi va nel calcolo annuo della mia futura pensione. Volevo fare anche un altro sistema, loro dicono, e io poi ho fatto un calcolo così approssimativo, che se lavori 45 anni, cioè non pochi, se lavori 45 anni te andresti con l'80% del tuo lordo annuo, cioè praticamente se riscuoti 30.000 euro andresti con 24.000 euro lavorando 45 anni, cioè l'80% del totale che tu lavori normalmente. Ho fatto un calcolo per vedere 535 per 45, all'incirca fa 24.000, che sarebbero l'80% del montante. Ora, in Austria c'è anche un altro fatto che poi vi spiegherò. Comunque questo grosso modo è il calcolo che fanno in Austria, e l'altro grosso modo sono abbastanza precisi, che loro ti calcolano all'incirca. Poi è chiaro, io faccio un calcolo senza inflazione, senza rivalutazione, senza nulla. Loro ogni anno rivalutano il tuo montante che tu hai messo, cioè tramite l'inflazione, tramite il loro PIL, tramite tante cose come succede anche in Italia, e praticamente calcolano la futura pensione, che grosso modo, andando in chiusura cioè faccio l'esempio, io ora riscuoto 30.000, lavoro 45 anni, nel frattempo arrivo a 50.000, cioè io dovrei prendere 40.000 euro di pensione lorda. Poi si parla di lordo, poi ti tolgono le tasse e tutto. Cioè il sistema che è qui in Austria all'incirca è come quello italiano, cioè quello italiano che succede? C'hai il tuo montante, c'hai praticamente la pensione italiana viene calcolata in questo modo qui, chi non lo sa, è il montante, cioè il lordo di quello che ha guadagnato, lo dividi, ti prendono il 33%, lo dividi per 3, e se è 30.000 diciamo che è 10.000. Te di queste 10.000 euro, lavorando che ne so 45 anni, avresti 450.000 euro tramite il coefficiente di trasformazione, che è quello che in base all'età tu vai in pensione, tramite quello poi ti fanno la pensione, che a regola sono il 3, il 4, il 5%. All'incirca in Italia funziona in quel modo lì. E facendo un calcolo mi sembra che in Italia si vada sotto, cioè è meglio magari lavorare, cioè facciamo un calcolo, vai, facciamo un calcolo 30.000 euro di lordo. Chiariamo che il retributivo non si calcola, calcoliamo soltanto il contributivo, quello che poi i futuri lavoratori andranno al 100%, perché come sapete dal 1996 sono cambiate le regole, chi va col misto come noi e chi va solo col contributivo, tra
tra qualche anno solo col contributivo. Allora facciamo un calcolo col contributivo, diciamo 30.000 euro in Italia. 30.000 euro ti sottraggono il 33% che va nel montante lordo della tua futura pensione. Diciamo che praticamente te arrivi dopo 45 anni ad avere 450.000 euro di lordo annuo. Diciamo che il coefficiente di trasformazione è 5, perché te hai lavorato tanti anni, allora arriveresti a 5. Allora 5 sono 20, 22, 5, cioè il calcolo italiano è molto meno dal calcolo austriaco, perché te andresti col 5, che io è esagerato, perché bisognerebbe guardare il coefficiente di trasformazione quanto è all'incirca, ma se è 5 andiamo sui 65, 66, 67 anni. Vabbè, dopo aver lavorato 45 anni ci può stare. Allora 450.000 euro sono 22,5, cioè ci rimette la quotazione italiana di, se te pari stipendio, pari lordo, diciamo, ci rimetti quel 4-5%, perché ti verrebbe 24.000 euro in Austria, 22.500, facendo un calcolo al 5, ma mi sa che ancora meno, ci rimettiamo di 1.500 euro annui, cioè il calcolo austriaco alla fine conviene al calcolo italiano. Allora, in pensione, ragazzi, chi va in pensione d'ora in poi deve guardarsi anche a fare una pensione integrativa, perché ragazzi, col calcolo contributivo poi bisogna vedere che tipo di lavori si fanno. Uno non può arrivare a, secondo che lavori a lavorare fino a 70 anni come ci vogliono far lavorare, cioè nel senso, noi paghiamo le pensioni baby, che quelle secondo me andrebbero tagliate no, ma almeno rivalutate, perché se te prendi un tot di pensione da 8 anni non è giusto. Ma io prendo questo, vabbè, ma hai preso fino a ora, forse un cavolo tuo. Qui se noi giovani non vanno in pensione per colpa tua. C'è delle bue, ragazzi, in autostrada fanno paura. Vabbè, poi parliamo anche delle bue in autostrada. Che va in pensione, che andrà in pensione dopo 40 anni di lavoro, 45 anni di lavoro, e secondo che tipi di lavoro, come ho detto, arrivare a 70 anni sarà dura, converrebbe, lo so, gli stipendi sono bassi, la vita è dura, uno è giovane e anche si deve divertire, poi mette su famiglia, ha figli, ha quello, ha quell'altro, mettere qualche soldo da parte è sempre più dura. Ma diciamo questo, mettiamo che lui riesce a mettere quelle 100-150 euro al mese da parte come suo fondo pensione, lo investe in qualche fondo, gli rende quel tot, e in futuro questo suo mettere da parte, secondo me, fa sì che la sua pensione, il gap che ha tra il lordo di quando l'ultimo anno va a lavorare e il gap pensionistico, che sicuramente sarà meno, sarà sui 40, 50, 60%, ora 70%, cioè il gap sarà sul 30, 40, 50%, dipende da quando va in pensione, dipende da come va, a che anni va. Il gap pensionistico lo rivaluta con i soldi che si è fatto praticamente una pensione integrativa, o la fa per conto suo, o la fa con qualche assicurazione, conviene sempre farla. Allora, tutto sommato nel culo lo si piglia uguale, perché comunque anche lavorando 45 anni andresti con un gap del 20% in Austria e dell'oltre 20% in Italia. Su questo però noi, se siamo intelligenti, metteremo qualche soldo da parte. Dove lo mettiamo? In qualche fondo
l'assicurazione, lo facciamo per conto nostro, guardiamo, valutiamo, vediamo, investiamo dei soldi e questi soldi non vanno toccati per tutta la durata del lavoro, cioè nel senso la tua pensione integrativa non va toccata per tutto il... Ora esiste anche il TFR che puoi mettere in una cassa, cioè si sa, se magari uno cambia diversi tipi di lavoro, a fine rapporto di lavoro richiede il TFR, a posto di richiederlo tutte le volte non lo richiede, lo mette in una cassa in cui quando arriva nel lavoro nuovo risostiene la cassa, cioè rimette i soldi del TFR anche col lavoro nuovo nella cassa che aveva versato col datore vecchio e continua a versare. Già lì potrebbe essere un... Ma poi ci sono, se vi informate, ci sono anche diversi modelli di rifinanziare anche, cioè potresti levarti anche il 2%, mi sembra il 2-3% del tuo lordo, in più il datore di lavoro è obbligato a rimetterci gli altri 2% e questo sosterrebbe per fatti una pensione integrativa che, da quel che so, si potrebbe totalizzare anche con la pensione normale, secondo che assicurazioni, che casse, non lo so. Questo comunque vi informate, si potrebbe anche rimettere insieme, cioè non sarebbe neanche una malvagia cosa, cioè fai la totalizzazione delle tue casse e poi solamente se l'INPS ti dà il 50-60% riviene contribuito anche con cioè riviene rivalutato anche col TFR che ha messo da parte in 40 anni di lavoro, 35, 45, quanti ne faremo? Vabbè, vi volevo parlare di questo. Ora ho fatto un po' un ragionamento un po' particolare, io spero che mi avete capito. Se non mi avete capito di certe cose, comunque fatemi le domande sui commenti, mi raccomando commentate, e facendovi le domande io cercherò di far apparire la domanda sopra e magari vi risponderò, se vi posso rispondere, se la so poi anche, sa anche rispondere, se no scrivo a lui, mi dispiace ma non so risponderti. Se riesco a rispondervi vi rispondo e vi dico quello che è, quello che non è. Via, per questo video è tutto, ci aggiorniamo al prossimo video ragazzi, ciao e buon lavoro a tutti, dato che per ora si lavora.